sono Antonio Rausa e questo è This is Wow. Indosseresti mai dei vestiti fatti di fibre muscolari? Potresti utilizzarli al posto dei lacci per le scarpe, al posto della cintura. Lo so, suona un po' strano. Eppure se queste fibre fossero più resistenti del nylon, del cotone, addirittura del Kevlar utilizzato per i giubbotti antiproiettile, perché no? E non ti preoccupare, queste fibre muscolari possono essere prodotte anche senza fare del male agli animali. La biologia è una grande fonte di ispirazione per creare nuovi materiali, in quanto la natura è capace di creare molti materiali super performanti e biodegradabili, a partire da alimenti rinnovabili, usando processi che richiedono una bassa quantità di energia. Basti pensare per esempio all'ultra resistente ragnatela prodotte dai ragni, o alle fibre prodotte dalle cozze aventi una grande capacità adesiva anche sott'acqua. In molti casi questi materiali naturali possono rivaleggiare contro le migliori alternative in nostro possesso oggi, derivate dal petrolio, vincendo a mani basse. Sfortunatamente però molti di questi materiali super performanti non possono essere facilmente recuperati dalle loro origini naturali. Essi infatti sono prodotti da organismi che crescono lentamente e che ne producono in quantità molto ridotta, rendendone il recupero diretto dagli organismi produttori un'attività difficilmente scalabile alle quantità industriali che servirebbero. Se da un lato gli animali sono difficili da gestire, crescono lentamente e producono poco, dall'altro i batteri vantano tutt'altre qualità. Sono poco costosi da mantenere vivi, occupano pochissimo spazio e possiamo ingegnerizzarli fino a farli produrre tutto ciò che vogliamo. Per questo motivo sono stati creati i bioreattori, enormi pentoloni pieni di terreno di coltura per i batteri, in cui essi sono liberi di crescere e riprodursi quanto vogliono, a patto però che ci restituiscano i prodotti che noi vogliamo produrre. L'insulina, per esempio, viene prodotta in questo modo, a costi veramente miseri rispetto a quando è stata scoperta ed estratta all'inizio, e con essa tantissime altre sostanze e farmaci che oggi diamo per scontato. E allora perché non utilizzarli ancora una volta per produrre questi materiali naturali super performanti? Vedete, i batteri funzionano in maniera diversa rispetto a come funzioniamo noi. Sono geneticamente più instabili, cioè molto più proni alle mutazioni. Il che significa che se introduciamo nel genoma dei batteri una particolare sequenza di DNA che corrisponde ad una proteina precisa, con il passare del tempo potremmo ottenere una proteina diversa. I loro geni, a differenza dei nostri, non contengono introni, pezzi di DNA non codificante dispersi tra il DNA codificante, e quindi se volessimo produrre una nostra proteina dovremmo prima isolare il DNA specifico del nostro genoma, rimuoverne gli introni e solo successivamente introdurlo nel genoma del batterio per fargliela produrre. Infine, i batteri tipicamente producono proteine relativamente piccole, e questo è un male per l'obiettivo che abbiamo oggi. È un male perché tutte le fibre naturali che hanno caratteristiche interessanti sono costituite da proteine enormi, che si assemblano automaticamente in strutture gigantesche. Ed è proprio quest'ultimo limite dei batteri che sembra siano riusciti a superare alcuni ricercatori americani. Sono riusciti ad ingegnerizzare dei batteri a produrre la proteina più grande prodotta dall'uomo, spezzettandola e rendendola autoassemblabile, creando una superstruttura 50 volte più grande di una tipica proteina batterica. La proteina in questione è la titina, ed è una componente essenziale delle fibre muscolari, avente una massa di circa 3,8 megadalton. Giusto per avere un termine di paragone, la massa media di una proteina umana è di 38 kDalton, quindi la titina è più pesante di circa 100 volte una proteina media umana. Mostruoso! I ricercatori l'hanno trovata particolarmente interessante perché nei muscoli ha delle proprietà fondamentali. È elastica, è molto resistente ed impedisce alle fibre muscolari di strapparsi se sottoposte a forze di stiramento. Insomma, sembra il materiale perfetto per creare tessuti resistenti e al tempo stesso biodegradabili. Man mano che la nostra tecnologia e comprensione dei batteri migliora, riusciamo a sfruttarli sempre meglio, facendoli produrre sostanze prima molto difficili da ottenere. Che sia questo l'inizio di una rivoluzione verde? E tu cosa ne pensi? Vorresti trovare nel negozio sotto casa tua vestiti prodotti con questo nuovo tessuto o non ti senti ancora pronto psicologicamente? Fammelo sapere nei commenti qua sotto. Se il video ti è piaciuto lascia pure un like e iscriviti al canale. Noi ci rivedremo la prossima volta. Ciao!